Lezione 1. Home Goods Ant. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di quel nuovo negozio di articoli per la casa che ha appena aperto? No, non l'ho fatto. Dove si trova? È a pochi isolati di distanza, vicino alla caffetteria. Volevo dare un'occhiata. Oh, sembra un ottimo posto per trovare nuovi pezzi di arredamento. Esattamente. Sto cercando qualche cuscino nuovo e magari un bel vaso o due. Lo stesso qui. Il mio soggiorno farebbe bene a rifinire un po'. Beh, che ne dici se andiamo lì insieme? Beh, potremmo farne una giornata. Ci sto. Possiamo curiosare. Magari mangiare qualcosa dopo. Sembra perfetto. Scommetto che hanno tutti i tipi di oggetti unici e convenienti. Sono entusiasta di vedere cosa hanno. Lo shopping di articoli per la casa è una delle mie cose preferite. Anche il mio. C'è qualcosa di soddisfacente nel trovare il cosetto perfetto per il tuo spazio. Sicuramente. Inoltre, è un ottimo modo per trarre ispirazione e provare nuove idee di decorazione. Assolutamente. Andiamo allora? Sono pronto a cercare alcuni tesori di articoli per la casa. Facciamolo! Questo sarà divertente. Ho la sensazione che troveremo delle vere gemme. Lezione 2. Varietà di verdure. Buongiorno, Anna. Ho letto dei benefici del consumo di più verdure. Lo sapevi? No, non l'ho fatto. Quali sono i principali vantaggi di incorporare più verdure nella nostra dieta? Bene, per cominciare, le verdure sono ricche di vitamine e minerali essenziali. Questo è vero. Cose come vitamina C, potassio e fibre, giusto? Esattamente. E sono a basso contenuto di calorie, quindi possono aiutare nella gestione del peso. Ah, capisco. Quindi sono un ottimo modo per sentirsi sazi senza consumare molte calorie extra. Sicuramente. Inoltre, la fibra delle verdure aiuta la digestione e può persino ridurre il colesterolo. Wow, non sapevo che le verdure avessero così tanti benefici per la salute. Quali sono alcune buone opzioni da provare? Le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli sono fantastiche. Anche i broccoli e le carote sono molto nutrienti. Anche a me piacciono i cavoletti di Bruxelles arrostiti. Hanno un delizioso sapore di nocciola. D'accordo. E non dimenticare le verdure versatili come zucchine e peperoni. Hai ragione, le opzioni sono infinite. Dovrai assolutamente provare a mangiare più varietà. Assolutamente. Mescolarlo con diverse verdure mantiene le cose interessanti e ti assicura un'ampia gamma di nutrienti. Sono convinta. Mi impegnerò a incorporare più verdure nei miei pasti. Ottimo, Anna. Il tuo corpo ti ringrazierà per questo. Mangiare sano ha tanti meravigliosi benefici. Sono entusiasta di esplorare nuove ricette vegetariane e trovare alcune nuove preferite. Grazie per l'ispirazione. È un piacere.
Ogni volta che vuoi parlare ancora di un'alimentazione sana, sono felice di discuterne. Lezione 3. Avventure acquatiche. Ehi, Anna. Stavo giusto chiacchierando con alcuni amici sulle loro esperienze di nuoto. Sapevi che molti di loro hanno preso lezioni di nuoto? Oh davvero? Questo è interessante. Non sapevo che a tanti tuoi amici piacesse il nuoto. Sì, è piuttosto figo. Alcuni di loro sono persino diventati bagnini certificati. Wow, è impressionante. Fare il bagnino sembra un lavoro molto responsabile. Sicuramente. Devono seguire una formazione approfondita per apprendere tutti i protocolli di sicurezza e le tecniche di soccorso. Scommetto che ci vuole molta dedizione e duro lavoro. Il nuoto deve essere una parte importante della loro vita. Sicuramente ne sono davvero appassionati e trascorrono un sacco di tempo in acqua. Posso immaginare. Il nuoto è un'abilità così versatile. Puoi usarla per il fitness, la ricreazione o anche come carriera. Esattamente. Ed è un ottimo modo per rimanere attivi e in salute, soprattutto durante i mesi estivi. Sono d'accordo, forse dovrei prendere io stesso delle lezioni di nuoto. Potrebbe essere un nuovo hobby divertente. Penso che sia un'ottima idea. Non è mai troppo tardi per imparare. Sono sicuro che lo raccoglierai molto velocemente. Sì, sono ispirata ad ascoltare le storie di tutti i tuoi amici. Sembra davvero gratificante. Lo è. E la parte migliore è che puoi farlo ovunque ci sia una piscina o un lago. Così comodo. Questo è vero. Va bene, sono convinto. Vado a cercare di iscrivermi ad alcune lezioni. Grazie per la raccomandazione. Fantastico, sono felice di aver potuto aiutarti a ispirarti. Fammi sapere come va quando inizi. Lo farà. Non vedo l'ora di partecipare. Gioco di parole. Ah, bella. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure acquatiche. Lezione 4. Delizie celebrative. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare presto un piccolo incontro. Qualche idea per un tema o un'occasione divertente? Oh, una festa. Ci sono così tante possibilità. Che tipo di evento avevi in mente? Beh, il mio compleanno è il mese prossimo, ma stavo anche pensando magari a una festa di inaugurazione della casa visto che mi sono appena trasferito in una nuova casa. Una combinazione di inaugurazione della casa e compleanno. È un'ottima scelta. Sono sicuro che ti divertirai un mondo a festeggiare entrambi. Sì, ho pensato che potesse essere una buona scusa per riunire tutti i miei amici. Inoltre, sono entusiasta di mostrare i nuovi alloggi. Scommetto. Trasferirsi in una nuova casa è sempre un traguardo così emozionante. Hai iniziato a pianificare decorazioni o attività? Non ancora, ma sono aperto a suggerimenti. Voglio che sia una festa davvero memorabile. Che ne dici di un divertente tema tropicale? Potresti fare camicie hawaiane, ghirlande e cocktail alla frutta. Oh, mi piace l'idea. Sarebbe perfetto per il clima estivo. E posso vedere benissimo i miei amici entrare nell'atmosfera dell'isola.
Assolutamente. E potresti anche fare un pasto in stile luau con ananas arrosto, riso al cocco e pollo alla griglia. Gnam, sembra delizioso. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, beh, dovrai assicurarti di conservarmi un piatto. Sarei felice di aiutarti a mettere tutto insieme. Davvero? Sarebbe fantastico, Anna. Mi servirebbe sicuramente una mano in più con tutta la pianificazione. Certo, sarà molto divertente celebrare il tuo grande giorno con stile. Fammi sapere cosa posso fare per aiutarti. Sei il migliore. Lo apprezzo davvero. Questa festa sarà indimenticabile, lo sento. Sono sicuro che lo sarà. I tuoi ospiti sono fortunati ad avere un padrone di casa così premuroso come te. Oh, che schifo. Beh, faccio del mio meglio. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire tutto. Lezione 5. Dare una mano. Ehi Anna, posso farti una domanda? Certo, John, che succede? Beh, mio padre sta attraversando un periodo un po' difficile ultimamente e sto cercando di aiutarlo dove posso. Oh, mi dispiace sentirlo. È fantastico che tu sia così solidale. Sì, non mi dispiace affatto. Lui è sempre stato lì per me, quindi sono felice di ricambiare il favore. È davvero ammirevole, John. Sono sicuro che apprezzi davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutare. Lo spero. Voglio solo assicurarmi che sappia che sono dalla sua parte, capisci? Assolutamente. La famiglia è così importante ed è meraviglioso che voi due abbiate un rapporto così stretto. Sicuramente. E ad essere onesti, trovo che aiutarlo sia stato davvero un bene anche per me. Oh, come mai? Beh, mi dà uno scopo ed è davvero gratificante vederlo iniziare a sentirsi meglio. Questo è un ottimo punto. Aiutare gli altri può essere un'esperienza molto positiva anche per chi dona. Esattamente. Mi sento più legato a lui e in genere mi ha migliorato l'umore. È fantastico, John. È incredibile come gli atti di gentilezza possano avere un effetto a catena. Sicuramente la parte migliore è che non mi dispiace nemmeno fare cose per lui. E viene naturale. È così commovente sentirlo. Il tuo rapporto con tuo padre è chiaramente molto speciale. Lo è, e ne sono grata ogni giorno. È stato un modello incredibile per me. Meraviglioso, John. Sono sicuro che tuo padre è altrettanto grato di averti dalla sua parte. Lo spero. In fin dei conti, sono felice di poter essere lì per lui, capisci? Assolutamente. È chiaro che provi un profondo e genuino affetto per tuo padre. È davvero ammirevole. Grazie Anna. Grazie davvero che tu mi abbia lasciato parlare di questo. Significa molto. Certo. John, è stato un piacere sentire parlare del vostro legame speciale. La famiglia è così importante. Hai capito bene. Ho la fortuna di avere qualcuno come lui nella mia vita.
Lezione 6. Barzellette e pregiudizi. Buongiorno, Anna. Posso chiederti la tua opinione su qualcosa? Certo. John, che ti passa per la testa? Beh, ultimamente ho sentito delle barzellette che mi danno davvero fastidio. Oh, di che tipo di barzellette stai parlando? Sono quelli che prendono in giro razze diverse. Semplicemente non li trovo affatto divertenti. Capisco. Questo tipo di battute può essere davvero offensivo e insensibile. Esattamente. Non è giusto scherzare sulla razza o sull'etnia di qualcuno. Sono completamente d'accordo. Il pregiudizio razziale non è mai accettabile, nemmeno sotto forma di umorismo. Grazie. Sono lieto che tu la pensi allo stesso modo. Non capisco perché la gente pensi che quelle battute vadano bene. Sfortunatamente, alcune persone non si rendono conto di quanto possano essere dannose queste battute. Potrebbero pensare di essere solo sciocchi, ma stanno perpetuando stereotipi dannosi. Questo è un buon punto. Immagino che non vedano il quadro generale. Esattamente. È importante educare le persone e aiutarle a capire perché quelle battute sono così problematiche. Sicuramente. Comincerò a gridare quando sentirò questo tipo di barzellette. Ottima idea. John, parlare apertamente e sfidare quel tipo di comportamento è così importante. Sono d'accordo, voglio solo fare la mia parte per rendere il mondo un posto più inclusivo e rispettoso. È un obiettivo meraviglioso, John. Il mondo ha bisogno di più persone come te disposte a opporsi ai pregiudizi. Grazie Anna. Grazie per aver ascoltato e condiviso i tuoi pensieri al riguardo. Certo. John, sono sempre felice di discutere di questioni importanti come queste. È una conversazione che tutti dobbiamo avere. Sicuramente. Sono contenta che siamo d'accordo su questo argomento. Anch'io. Continuiamo a diffondere il messaggio di accettazione e comprensione. Assolutamente. Sono pronto a fare la mia parte. Lezione 7. Meraviglie antiche. Ehi Anna, sapevi che la grande muraglia cinese è stata costruita più di 2000 anni fa? Davvero? Non avevo idea che fosse così vecchio. È incredibile. Sì, è una delle imprese ingegneristiche più impressionanti della storia umana. Quello che trovo affascinante è che i cinesi sono stati costretti a lavorare sul muro. Esattamente. Interi eserciti e migliaia di operai furono arruolati per costruirlo. E costruirono questi forti e torri di guardia grandi e piccoli lungo la strada. Assolutamente. Il muro era sorvegliato con cura per prevenire le invasioni da nord. Deve essere stata un'impresa immensa. Quanto tempo ci è voluto per completarlo? Si stima che il muro sia stato costruito nel corso di diversi secoli, con l'aggiunta di varie dinastie. Wow, è incredibile! La dedizione e la manodopera richieste sono sbalorditive. Sicuramente non c'è da meravigliarsi che la Grande Muraglia sia considerata una delle meraviglie del mondo antico.
Mi piacerebbe visitarlo un giorno e passeggiare lungo i bastioni. Deve essere impressionante. Sicuramente. Pensare a tutta la storia che si è svolta lì è semplicemente straordinario. Sono d'accordo, la Grande Muraglia è davvero una testimonianza della determinazione e dell'ingegneria umana. Assolutamente. Sono lieto che abbiamo avuto modo di parlare di questo affascinante pezzo di storia. Lezione 8. Rimanere motivati. Ciao Anna. Posso farti una domanda? Certo. John, che ti passa per la testa? Beh, sto cercando di fare progressi verso un mio obiettivo personale, ma sto iniziando a perdere la motivazione. Capisco. Può essere davvero difficile rimanere motivati, specialmente con obiettivi a lungo termine. Esattamente. Mi chiedevo se avessi qualche consiglio per mantenere questo slancio. Beh, ho scoperto che fissare traguardi piccoli e raggiungibili lungo il percorso può essere davvero utile. È una buona idea. Sto cercando di fare un passo alla volta, ma a volte mi sembra di non fare abbastanza progressi. Capisco. È importante celebrare queste piccole vittorie, anche se non sembrano così significative come il quadro generale. Questo è un ottimo punto. Probabilmente dovrei essere più attento a riconoscere i miei progressi, anche se sono graduali. Assolutamente. E non siate troppo duri con voi stessi se avete dei contrattempi. Fa tutto parte del processo. Hai ragione. Tendo ad essere piuttosto duro con me stesso, il che probabilmente non aiuta. È facile da fare, ma cerca di essere gentile con te stesso. Gli ostacoli sono un'opportunità per imparare e modificare il proprio approccio. Lo terrò a mente. Cos'altro consiglieresti per rimanere motivati? Bene, può essere davvero utile avere un partner responsabile o qualcuno con cui fare il check-in regolarmente. È un'ottima idea. Forse posso trovare un amico o un familiare che sta lavorando per un obiettivo simile. Esattamente. Avere quel supporto e incoraggiamento extra può fare una grande differenza. Lo esaminerò sicuramente. Grazie per gli utili suggerimenti, Anna. Certo. John, sono sempre felice di condividere ciò che ha funzionato per me. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lo apprezzo. Mi assicurerò di farti sapere come va. Suona bene, faccio il tifo perché continui a fare progressi verso il tuo obiettivo. Grazie Anna. Significa molto avere il tuo sostegno. Lezione 9. Cucinare in modo creativo. Buongiorno, Anna. Posso farti una domanda su qualcosa che hai cucinato di recente? Assolutamente. John, ho preparato una frittura davvero deliziosa l'altro giorno. Oh, sembra fantastico. Quali ingredienti hai usato? Bene, ho iniziato con del tofu. Ho aggiunto una varietà di verdure fresche e poi ho condito il tutto con olio di sesamo. Tofu e verdure, è una combinazione abbastanza salutare. Sicuramente.
Cerco di incorporare più proteine vegetali e prodotti freschi nei miei pasti. Questo è fantastico. Hai una ricetta per friggere in padella o la mescoli? A dire il vero mi piace cambiarlo. Trovo che sperimentare con ingredienti diversi lo mantenga interessante. Ne vedo il fascino. Quali altre cose hai provato nelle tue patatine fritte? Oh, ogni genere di cose. Ho usato di tutto, dai funghi e peperoni alle taccole e alle castagne d'acqua. Wow, è una bella varietà. Hai una verdura o una proteina preferita da usare? Questa è una domanda difficile. Mi piace molto il sapore e la consistenza del tofu, ma amo anche la versatilità dei funghi. Interessante, non ho molta esperienza di cucina con il tofu, ma sono incuriosito. È davvero facile da lavorare e assume i sapori di qualsiasi cosa tu lo abbini. Dovresti provarlo. Forse devo farlo. Hai qualche consiglio per cucinare il tofu con successo? Sicuramente. Consiglierei di premerlo per rimuovere l'umidità in eccesso e poi di scottarlo o cuocerlo per ottenere una bella superficie croccante. Buono a sapersi. Dovrò tenerlo a mente quando ci proverò. Assolutamente. E non abbiate paura di sperimentare diverse marinate o condimenti. Questo è metà del divertimento di cucinare. Mi piace questo approccio. Mantenere una mente aperta e provare cose nuove. Esattamente. Cucinare dovrebbe essere un'avventura, non un lavoro ingrato. Apprezzo che tu condivida la tua esperienza nel soffriggere, Anna. Mi hai sicuramente ispirato a diventare un po' più creativa in cucina. Lezione 10. Servizio al tavolo. Scusi, posso attirare la sua attenzione per un momento? Certo, come posso esserti utile? Speravo di poter ordinare un pranzo. Hai qualche minuto per prenderlo? Assolutamente. Sarei lieto di accettare il tuo ordine. Cosa posso iniziare per te? Ottimo, fammi dare un'occhiata al menù. L'insalata di pollo alla griglia sembra deliziosa. Una scelta eccellente. Vorresti altro a riguardo? Forse anche un contorno di verdure arrostite. E potrei avere dell'acqua da bere? Meraviglioso. Metto subito l'ordine. Vuoi che porti fuori prima l'acqua? Sarebbe fantastico, grazie. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo. Non è affatto un problema. È un piacere. Ti darò quell'acqua per un attimo. Meraviglioso, non vedo l'ora. Fammi sapere quando il cibo sarà pronto. Lo farà. Lo farò spedire non appena sarà appena cotto alla griglia. Siediti bene e torno subito. Sembra buono, apprezzo il tuo servizio attento. Il mio lavoro è assicurarvi un'ottima esperienza culinaria. Tornerò in un attimo con la tua acqua. Non ho dubbi. Finora stai facendo un ottimo lavoro. Lezione 11.
Progressi tecnologici. Buongiorno, Anna. Ti stai tenendo aggiornato sulle ultime novità tecnologiche? Buongiorno, John. In realtà sì. I progressi in atto sono piuttosto affascinanti. Sono d'accordo, è incredibile la rapidità con cui la tecnologia si sta evolvendo in questi giorni. Assolutamente. Il ritmo dell'innovazione è semplicemente mozzafiato. Sicuramente qual è l'ultima scoperta che ha attirato la tua attenzione? Bene, ho letto di questi nuovi assistenti AI che possono impegnarsi in conversazioni naturali. Ah sì, quegli aiutanti virtuali sono piuttosto impressionanti. L'elaborazione del linguaggio naturale è così avanzata. Infatti, e le potenziali applicazioni sono infinite. Immagina di avere un assistente personale come quello. Sicuramente. Sarebbe come avere un compagno esperto a portata di mano. Esattamente. E l'IA continua a diventare sempre più intelligente e capace. Senza dubbio. Sono curioso di vedere quali altre tecnologie rivoluzionarie si profilano all'orizzonte. Anch'io. Il futuro sarà un posto entusiasmante con tutte queste innovazioni. Non potrei essere più d'accordo. Questo è davvero un momento straordinario per essere vivi. Assolutamente. La tecnologia sta davvero trasformando il mondo che ci circonda. È un incredibile momento di progresso. Non vedo l'ora di vedere cosa verrà dopo. Lezione 12. Upgrade delle compagnie aeree. Scusami, Anna, hai un momento per parlare degli upgrade delle compagnie aeree? Certo. John, sarò lieto di fornire alcune informazioni in merito. Fantastico, speravo di passare al mio biglietto in business class per un volo imminente. Capisco. Bene, il costo dell'upgrade può variare parecchio a seconda della compagnia aerea e della rotta. Lo immaginavo anch'io. Hai un'idea generale delle tariffe tipiche per gli upgrade? Dipende davvero, ma direi che la maggior parte dei voli nazionali è compresa tra $100 e $300. Ok, è un po' più di quanto mi aspettassi. C'è un modo per ottenere un accordo migliore? Bene, un'opzione è quella di esaminare le tariffe scontate in business class piuttosto che un upgrade. Ah, capisco, è un'idea interessante. Qual è la differenza? I biglietti scontati in business class a volte sono più economici rispetto all'upgrade di una tariffa economica. Interessante, dovrò dare un'occhiata. E lo spazio extra per le gambe è incluso, giusto? Sì, assolutamente. La business class offre posti a sedere molto più spaziosi e confortevoli. Fantastico, lo spazio extra per le gambe sarebbe un vero vantaggio durante un lungo volo. Sicuramente. Fa una grande differenza in termini di comfort ed esperienza in volo. Meraviglioso, penso che allora cercherò di prenotare un biglietto scontato in business classico. Sembra un ottimo piano. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per trovare l'offerta migliore. Lo apprezzo, grazie Anna. Sei stato molto utile nello spiegare le opzioni.
Lezione 13. Trovare la propria vera vocazione. Buongiorno, Anna. Ultimamente ho pensato molto ai percorsi professionali delle persone. Oh, cosa ti fa riflettere su questo argomento, John? Bene, ho letto questo articolo su Norman Bethune, il famoso medico canadese. Mi ha fatto riflettere su come le persone scoprono il vero lavoro della loro vita. Questo è un argomento intrigante. Cosa diceva l'articolo sul viaggio di Betune? A quanto pare, si è cimentato in ogni genere di cose prima di riconoscere finalmente la sua vera vocazione in medicina. Interessante, immagino sia un'esperienza comune per molte persone. Sicuramente. Può essere necessario tempo ed esplorazione per capire dove risiedono veramente le nostre passioni. Assolutamente. Non sempre conosciamo subito il nostro scopo. Esattamente. Bethune sembrava avere problemi con questo problema per un po' prima che funzionasse. Ma una volta scoperta la sua vocazione in medicina, è stato in grado di avere un tale impatto, giusto? Assolutamente. È diventato un famoso medico e umanitario. Questa è una buona lezione. Vale la pena perseverare per scoprire il nostro vero lavoro. Sicuramente. Non tutti lo trovano subito, ma il viaggio può essere davvero gratificante. Sono d'accordo, il processo di scoperta di sé è così importante, anche se non è lineare. Ben detto. Mi fa riflettere sulla mia strada e su cosa potrebbe esserci per me. Sono sicuro che continuerai a esplorare e scoprire di più sulla tua vera vocazione, John. Lo spero sicuramente. È una prospettiva entusiasmante, anche se richiede del tempo. Assolutamente. La ricerca è metà dell'avventura, secondo me. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Questa è stata una discussione stimolante. Lezione 14. Entrare. Buongiorno, Anna. Oh sì, mi sono appena trasferito la settimana scorsa. Mi sto ancora abituando al nuovo posto. Salve, John. Oh, che emozione! Come ti sta comportando la nuova casa finora? È stato un adattamento, ma mi sto lentamente ambientando. La disposizione è leggermente diversa da quella del mio vecchio appartamento. Posso immaginare. Traslocare può essere un grande cambiamento. Qual è la parte migliore del nuovo posto finora? Beh, la cucina è molto più grande, il che è fantastico visto che amo cucinare. E il balcone si affaccia su un piccolo parco incantevole. Ah, sembra meraviglioso. Avere più spazio e una bella vista deve essere così bello. Sicuramente. Anche se, devo dire, disimballare tutte quelle scatole è stato un allenamento. Scommetto. Spostarsi è sempre un lavoro ingrato. Hai già avuto il tempo di esplorare il quartiere? Un pochino. Ho trovato un piccolo caffè fantastico proprio dietro l'angolo che fa un cappuccino fantastico. Oh, un nuovo caffè preferito. È sempre un buon segno quando ti trasferisci in un posto nuovo. Assolutamente. È una delle prime cose che scopro ogni volta che mi trasferisco. Pensiero intelligente.
Bene, sono così felice che la transizione stia procedendo bene nel complesso. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per disfare le valigie o sistemarti. Lo apprezzo davvero, Anna. Potrei accettare l'offerta a breve. Lezione 15. Downtown Finds. Ehi, Anna. Mi chiedevo se avessi qualche consiglio su un negozio di abbigliamento in centro. Salve, John. Assolutamente sì. Di solito trovo ottime opzioni in quella piccola boutique su Main Street. Ah sì, penso di conoscere quello di cui stai parlando. Cosa lo rende così buono? Il proprietario ha un grande occhio per i pezzi unici e di qualità. E i prezzi sono davvero ragionevoli. Sembra perfetto. Sto cercando qualche camicia nuova e magari una bella giacca. Beh, sono sicuro che troverai delle fantastiche opzioni lì. Anche la selezione cambia continuamente. Buono a sapersi. Di solito faccio fatica a trovare cose che stiano bene fuori dagli scaffali. Capisco questa lotta. Questo posto è fantastico perché il proprietario è molto disponibile con le modifiche. Oh, quella è una pochette. Odio dover portare tutto da un sarto dopo. Esattamente. È così conveniente. Sarei felice di venire con te se vuoi una seconda opinione. Sarebbe fantastico, Anna. Quando sei libero di andare a fare la spesa? Che ne dici di questo fine settimana? Sono libero quasi tutto il sabato, se per te va bene. È sabato allora. Apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato con questo. Lezione 16. Cowboy Connections. Ehi, Anna. Ho la storia più interessante da condividere del mio viaggio a Calgary. Oh, dimmelo. Ho tutte le orecchie. Cos'è successo durante la tua avventura al nord? Beh, sai come sono andato a vedere quel rodeo, vero? Alla fine ho iniziato una conversazione con uno dei cowboy. Un vero cowboy. Che emozione! Com'era lui? Scommetto che aveva delle storie avvincenti. Oh cavolo, questo ragazzo era il vero. Brizzolato, esposto alle intemperie, ma con questo luccichio negli occhi. Era pieno di personalità. Posso solo immaginarlo. Sembra che i cowboy abbiano sempre storie così affascinanti. Di cosa avete parlato? Mi raccontava tutto sulla vita nel ranch, sull'allevamento di cavalli selvaggi e persino su alcuni imprenditori locali che conosce. Affascinante. Deve essere stato molto interessante avere un punto di vista privilegiato sulla comunità di Calgary. Sicuramente. Questo ragazzo, Widick, era super gentile e voleva condividere le sue esperienze. Widick, eh? Che nome unico! Mi piacerebbe saperne di più sulla tua conversazione con lui. Beh, Widick stava dicendo di aver lavorato con molti imprenditori locali, aiutandoli come poteva. È fantastico che sia così coinvolto nella comunità. I cowboy hanno spesso legami così forti con la loro città natale. Esattamente. Sembrava davvero orgoglioso della scena imprenditoriale di Calgary e di tutte le persone che vi lavoravano sodo.
Posso immaginare. Deve essere stato meraviglioso ottenere quell'intuizione locale direttamente dalla fonte. Lo era davvero. Sono così felice di aver avuto modo di entrare in contatto con Wydijk. È stata un'esperienza autentica, irripetibile. Lezione 17. Parrot Antics. Ehi Anna, non crederai mai a quello che mi è successo allo zoo oggi. Oh, dimmelo. Ho tutte le orecchie. Che tipo di avventura hai vissuto? Beh, stavo passeggiando, ammirando tutte le diverse mostre, quando mi sono imbattuta in questa enorme gabbia. Una gabbia enorme. Che tipo di animale c'era dentro? Immagino che debba essere stato qualcosa di piuttosto impressionante. Questo è il punto, non era un animale qualsiasi. Era un pappagallo. E nemmeno questo era un pappagallo qualunque. Un pappagallo? In una gabbia enorme? Suona piuttosto insolito. Cosa ha reso questo pappagallo così speciale? Questa cosa era gigantesca. Voglio dire, ho già visto pappagalli, ma mai uno così grande. Doveva essere alto più di 2 piedi. Wow, un pappagallo di quelle dimensioni. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Cosa ha fatto quando ti sei avvicinato alla gabbia? Questa è la parte migliore, non appena sono arrivato, il pappagallo ha iniziato a strillarmi addosso. Era come se stesse cercando di iniziare una conversazione. Ah, un pappagallo chiacchierone. Scommetto che è stata una bella esperienza. Cosa hai fatto? Hai risposto? Scommetti che l'ho fatto. Cominciai a imitarne i richiami, per vedere se potevamo fare un po' di avanti e indietro. Assolutamente no. Ti sei davvero fidanzato con il pappagallo gigante? Sono colpita. Siete finiti per diventare amici. Mi piace pensare che l'abbiamo fatto, in un certo senso. Quando me ne andai, io e quel pappagallo ci scambiavamo ogni sorta di strilli e fischietti. È incredibile. Che incontro unico. Vorrei essere stato lì per vederti comunicare con il gigante piumato. È stata sicuramente una delle esperienze più memorabili che ho avuto allo zoo. Sto ancora ridacchiando di quel pappagallo chiacchierone. Lezione 18. Orari intensi. Buongiorno, Anna. Buonasera, volevo chiederti, come riesci ad adattare tutto alla tua giornata? Ah, sai, si tratta solo di trovare un buon equilibrio. Cerco di rimanere organizzato e di dare priorità alle cose più importanti. Sì, immagino che non sia facile. Ho sempre la sensazione che non ci sia mai abbastanza tempo durante la giornata per fare tutto. Me ne parli. Tra lavoro, faccende domestiche, commissioni e cercare di ritagliarsi un po' di tempo personale, può diventare un po' opprimente. Sicuramente. E poi devi tenere conto anche di cose come l'esercizio fisico e la socializzazione. C'è molto da destreggiarsi. Assolutamente. Trovo che avere una routine solida aiuti molto. Ma anche allora, a volte succedono cose inaspettate che rovinano tutto. Esattamente. È lì che faccio più fatica. Non sono bravo ad adattarmi quando i miei orari vengono interrotti. Ti sento. Ci vuole pratica, ma essere flessibili è fondamentale. Altrimenti, finisci per essere stressato tutto il tempo.
Hai ragione. Probabilmente dovrei lavorarci sopra. Qualche consiglio per qualcuno a cui piace avere tutto pianificato? Beh, una cosa che mi ha aiutato è passare un po' di tempo tra un'attività e l'altra. In questo modo, se qualcosa è in ritardo, non sono completamente sbalordito. Ah, è un'idea intelligente. Lascia un po' di margine di manovra negli orari. Dovrò provarlo. Sicuramente. E non aver paura anche di dire di no a volte. Va bene dare priorità al proprio tempo e alle proprie esigenze. Buon punto. Tendo a impegnarmi troppo perché odio deludere le persone. Conosco la sensazione, ma il tuo benessere deve essere al primo posto. Altrimenti, finirai per esaurirti. Hai assolutamente ragione. Lo terrò a mente andando avanti. Grazie per l'utile consiglio, Anna. Lezione 19. Navigare in una nuova città. Ehi Anna, mi sono appena trasferito in una nuova città e trovo un po' difficile incontrare persone. Qualche consiglio? Oh, ci sono stato. Trasferirsi in un posto nuovo può sicuramente essere difficile, soprattutto quando non conosci nessuno. Ma ci sono modi per renderlo più semplice. È rassicurante sentirlo. Che genere di cose hai trovato utili? Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato è stata la partecipazione alla comunità locale. Sono entrato in uno o due club e ho iniziato a fare volontariato. È un'ottima idea. In che tipo di club ti sei iscritto? Ne ho provati alcuni diversi, un gruppo di escursionisti, un club del libro e persino un campionato di sport ricreativi. È un bel modo per incontrare persone con interessi simili. Un campionato sportivo sembra divertente. Sono sempre pronto a diventare attivo. Qualche altro suggerimento? Assolutamente. Ho anche scoperto che mettermi in gioco sui social media può essere davvero utile. Unisciti ai gruppi locali di Facebook o a meetup.com. Oh, è una mossa intelligente. Dovrò dare un'occhiata. Però sono decisamente il tipo che preferisce l'interazione faccia a faccia. Ti sento. Ecco perché ti consiglio anche di uscire ed esplorare la tua nuova città. Partecipa a eventi locali, prova nuovi ristoranti, chiacchiera con il barista della tua caffetteria preferita. Oh, sembra un buon modo per farsi un'idea dell'atmosfera locale. Dovrò essere un po' più estroverso, ma vale la pena provarci. Sicuramente. E non aver paura di iniziare conversazioni con le persone. La maggior parte delle persone di solito è felice di chattare e condividere consigli. Questo è un buon punto. Tendo ad essere un po' timido, ma probabilmente dovrei mettermi in gioco di più. Esattamente. Più ti metti in gioco, più ti sentirai a tuo agio. Si tratta solo di costruire quella fiducia. Sai, hai ragione. Penso di aver bisogno solo di fare il primo passo. Grazie per l'ottimo consiglio, Anna. Mi sento molto più preparato ad affrontare questo problema. Lezione 20. Consegna dei pacchi. Buongiorno, Anna. Speravo che tu potessi aiutarmi con qualcosa. Assolutamente. John, di cosa hai bisogno? Beh, ho alcuni pacchi da consegnare e mi chiedevo se potessi darmi una mano.
Certo, sarei felice di aiutarti. Dove vanno i pacchi? Vanno a diversi indirizzi dall'altra parte della città. Posso inviarti i dettagli se fosse più facile. Certo, sarebbe fantastico. Mandateli qui e li sistemerò. Fantastico, grazie mille. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per farlo. Non è affatto un problema. Sono sempre felice di dare una mano. Quando hai bisogno che ti vengano consegnati? Idealmente, il prima possibile. I destinatari li attendono oggi. Ok, ho capito. Certo, li porterò con me quando uscirò più tardi. Dovremmo riuscire a farli riconsegnare entro un paio d'ore. Sei una salvezza, Anna. Non so cosa farei senza di te.